Occhio ad Ebenezer Akinsamiro, un altro talento di proprietà dell'Inter che in prestito al Pisa sta cominciando a brillare in questa Serie A. Classe 2004, centrocampista, ha vinto anche il premio di migliore in campo nella sfida contro la Fiorentina di qualche giorno fa. È uno di quelli da tenere d'occhio e di cui parliamo in questo nuovo appuntamento con uno dei format più apprezzati e più attesi qua sul canale di Passione Inter. Torna Interisti on the road, la nostra rubrica, il nostro contenuto in cui vi racconto come stanno andando i giocatori dell'Inter che si trovano in prestito in giro per l'Europa, in alcuni casi anche in giro per il mondo, per capire anche se tra questi c'è qualcuno che potrà tornare alla base e continuare ad arricchire e a rinforzare l'Inter, oppure se possono diventare anche elementi da vendere per reinvestire su giocatori più forti e più pronti. Ben ritrovati amiche e amici interisti allora in questo nuovo contenuto, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti e continuate a supportare il nostro lavoro e il nostro progetto che ogni giorno cresce sempre di più grazie a tutti voi. E parliamo di diversi giocatori che si trovano in prestito, ma partiamo come detto da Akinsamiro, di cui vi condivido anche la scheda Transfer Market con le informazioni di base di questo giocatore che l'Inter ha scovato dopo un ottimo torneo di Viareggio, lo ha portato in nerazzurro e dopo il percorso con la primavera, l'anno scorso aveva fatto il salto per la prima volta tra i professionisti andando alla Sampdoria, partendo tra l'altro molto bene, tanto che all'inizio venne anche definito dai media locali come la grande sorpresa dell'estate a Kinsammiro alla Samp per il rendimento già nelle prime partite. Poi sono subentrate delle difficoltà, in generale tutta la Samp ha fatto malissimo, è un contesto molto particolare quello della Samp che ha avuto una stagione terribile e non che stia andando meglio quest'anno sicuramente, quindi pian piano la stagione si è complicata anche per lo stesso Kinsammiro, che però ha trovato subito squadra di nuovo in Serie A questa volta, quindi un salto in avanti per un Kinsammiro che ha già collezionato 5 presenze in questo campionato di Serie A più una in Coppa Italia e nonostante il contesto di una squadra che lotta per non retrocedere, che quindi sarà diciamo orientato ad una stagione non semplicissima, però sta già mostrando subito dei progressi, mostrando tra l'altro dei progressi che hanno convinto il tecnico Gilardino a promuoverlo da subentrante, quello che era all'inizio, a un titolare fisso adesso di fatto della formazione toscana. E la scarsa propensione offensiva del Pisa, soprattutto con un tecnico come Gilardino che è molto organizzato difensivamente, chiaramente non gli ha permesso ancora di fornire assist o di segnare gol e in generale i numeri offensivi in termini di pericoli generati sono ancora abbastanza bassi, ma comunque sta dimostrando delle buone abilità, della buona solidità dal punto di vista difensivo, dei duelli, del recupero palla, ma soprattutto mi ha dato l'impressione di un giocatore che si sta prendendo delle responsabilità in mezzo al campo, si rende molto disponibile a ricevere palloni e a quindi anche far partire le azioni poi del Pisa, ha una buona precisione nei passaggi, per quello che abbiamo intravisto fino ad ora, e soprattutto ha una caratteristica che lo contraddistingue in modo particolare che si era già intravista, ovvero la conduzione del pallone. Sta giocando da centrocampista, quindi un po' in tutta la zona centrale del campo di fatto, e quindi si prende anche la responsabilità di condurre il pallone, di guadagnare campo palla al piede. Deve sicuramente crescere in alcuni aspetti di posizionamento, anche per gestire un po' meglio una corsa che in alcuni momenti potrebbe diventare un po' fumosa, tra virgolette, può diventare ancora più efficace, ecco, in alcuni aspetti del posizionamento, può incidere di più sicuramente nella fase offensiva. E l'anno scorso, a proposito della conduzione del pallone, Pirlo, che di centrocampisti se ne intende, gli faceva notare alla Samp che forse era un po' troppo innamorato del pallone, lo teneva anche un pochino troppo, quindi in queste cose deve migliorare, però ha personalità. Mi piace che cerca sempre di guardare in avanti, il primo pensiero è sempre verticale quando ha la palla e quindi ha anche un buon dribbling, devo dire, con una buona agilità. Il Pisa potrà riscattarlo, l'Inter però ha la possibilità di controriscattarlo. Penso quindi che non vorrà perderne il controllo, anche se ad oggi mi sembra un pochino lontano dal livello che serve per entrare nel pacchetto dei centrocampisti di una squadra di vertice come l'Inter, ma è un altro talento che può crescere bene e che quindi va tenuto d'occhio. A proposito di talenti da tenere d'occhio, quello forse più atteso quest'anno tra i nostri prestiti era quello di Valentin Carboni, che invece sta avendo evidentemente qualche difficoltà in più al Genoa. Valentin Carboni, classe 2005, arriva da un infortunio
grave, quindi aveva bisogno di continuità. L'Inter ha deciso di cederlo al Genoa con questa formula per cui sarà retribuito il Genoa in base anche al numero di presenze, a quanto verrà impiegato, fino ad un massimo di 1 milione di euro. Mi sembrava una formula intelligente e interessante per spingere il Genoa a valorizzarlo. Lui è partito titolare all'inizio. C'è da dire che Vieira in questo momento mi sembra un po' in confusione, un pochino in difficoltà con il Genoa. Dopo le prime 2 da titolare è partito 4 volte dalla panchina, subentrando nel finale Valentin Carboni. Vieira sta continuando in questo 4-2-3-1 e secondo me non è una rosa eccelsa, mancano anche dei gol a questo Genoa. Colombo non mi sembra un bomber da 10 gol, e quindi io pensavo in questo 4-2-3-1 con tutti quei trequartisti che sono stati presi, lo stesso Gromba, Stanciu e non solo, Vieira avrebbe schierato un 4-2-3-1 con 3 trequartisti forti e di qualità, da cui aspettarsi anche un buon numero di gol. E inizialmente è partito così, ma poi ben presto ha cominciato a schierare Malinowski, Ellerson, Norton Caffi sulla tre quarti, centrocampisti, mezzali, addirittura dei giocatori che nell'Inter farebbero i quinti o addirittura dei terzini schierati in avanti, quindi una scelta abbastanza conservativa che mi lascia qualche perplessità, che in questo momento sta frenando un Valentin Carboni che nelle prime 2 giornate mi è sembrato un pochino timido, un pochino troppo largo nelle richieste di Vieira, soprattutto nella gara contro il Lecce aveva giocato veramente tanto largo. Io pensavo che invece potesse essere coinvolto un pochino di più nel vivo del gioco, pur facendo vedere che ha delle doti tecniche elevatissime. Spero davvero che Vieira possa ritrovare la quadra e che possa reintegrarlo, perché dopo l'infortunio deve giocare, deve valorizzarsi, e se trova la continuità un giocatore che continua ad essere nel giro della nazionale argentina, ragazzi, evidentemente può diventare un giocatore anche da Inter. Quindi speriamo bene, ecco, che possa migliorare anche la situazione del Genoa. A proposito di Carboni, il fratello Franco, lo segnaliamo velocemente, all'Empoli sta facendo abbastanza bene, lo ha preso in prestito con obbligo di riscatto che scatta a determinate condizioni. Ecco, sta giocando nelle ultime 2 partite dalla panchina, ma per ora è stato titolare. Non penso comunque che Franco Carboni rientri più nei piani dell'Inter, quindi andiamo molto molto velocemente su di lui, mentre ci soffermiamo un attimo di più su Benjamin Pavard, che qualcuno ha già archiviato. Il suo trasferimento è sembrato un addio, ecco, certo. In realtà è partito in prestito con diritto di riscatto, quindi formalmente deve stare ancora nella nostra rubrica dell'Interisti on the road. Pavard si è presentato subito molto bene, ragazzi, al Marsiglia, si è presentato molto bene, un gol subito, tra l'altro mi sembra nello stesso weekend in cui Taremi ha firmato una doppietta all'Olympiakos, e un altro... forse Buchanan pure, forse aveva fatto tripletta anche Buchanan nello stesso weekend. Comunque c'è stato un weekend in cui abbiamo detto, ecco, stanno segnando tutti gli ex interisti, c'era un po' di malumore e si stavano scatenando delle discussioni. Al di là di questo, oggettivamente Pavard è partito bene. Sta giocando praticamente centrale in una difesa a 4, nel classico 4-2-3-1 sostanzialmente, o comunque centrale in una difesa a 4, con tantissimi palloni che passano dai suoi piedi e un'interpretazione del ruolo piuttosto offensiva. Sta giocando veramente, si prende tante responsabilità anche nell'andare molto alto nella metà campo avversaria con il gioco, con un Marsiglia che è molto ambizioso quest'anno sicuramente, ha tanti calciatori, punta a far bene. Dopo 7 giornate praticamente è ad un punto dal Paris Saint-Germain, che ha anche battuto nello scontro diretto, tra le altre cose, quindi per ora Pavard sta confermando, ecco, di essere ad alto livello, si ricandida anche in vista del mondiale con la Francia. Se continua così immagino che verrà riscattato per quei 15 milioni che potrebbero far comodo all'Inter, oppure c'è chi dice magari si rilancia e può tornare all'Inter per essere utile all'Inter. Visto un po' anche la questione ambientale come se n'è andato, forse la vedo un po' difficile. Sta facendo abbastanza bene Christian Aslani, che anche lui è partito in prestito con diritto di riscatto. Il Torino può riscattarlo per 12 milioni, lasciando all'Inter il 20% della futura rivendita. Poi Aslani, che è un 2002, nel Torino. È un Torino secondo me ancora in cerca di identità con il tecnico Baroni. Aslani comunque, come Pavard, si è preso il posto da titolare. Secondo me va tenuto d'occhio, perché la prospettiva è che possa giocare tanto quest'anno in una mediana a 2, che è un po' il ruolo che fa anche con l'Albania, e che molto spesso avevamo detto eravamo curiosi di vederlo magari anche all'Inter. A me per ora non ha così esaltato
come invece alcuni quotidiani stanno scrivendo, però sta trovando continuità e per me può essere un buon giocatore da Torino che quindi potrebbe alla fine anche riscattarlo, per cui attenzione anche a Christian Aslani. Invece sta facendo fatica purtroppo il giovane De Pieri, Giacomo De Pieri, classe 2006 lui addirittura, che è andato alla Juve Stabia. L'anno scorso, se vi ricordate, tanti interisti ci eravamo esaltati perché aveva fatto vedere delle belle giocate, era stato fatto debuttare anche da Simone Inzaghi. Per ora ha giocato solo 102 minuti in totale, spalmati su 4 presenze, quindi veramente molto molto poco. Ecco, ci si chiede, speriamo che possa trovare spazio più avanti, altrimenti ci si chiede anche magari avrebbe potuto trovare spazio dai professionisti nell'Under 23 dell'Inter piuttosto che andare in prestito e avere queste difficoltà fuori dall'Inter. Quindi facciamo un in bocca al lupo a Giacomo De Pieri. Chi sta andando invece estremamente bene, lo sapete, è Aleksandar Stankovic al Club Bruges, che non ho incluso in realtà in questa rubrica, ma lo aggiungo solo in conclusione perché Aleksandar Stankovic di fatto non è in prestito. L'Inter lo ha venduto a titolo definitivo, ma può riacquistarlo ad una cifra già prestabilita tra i 23 e i 27 milioni di euro nell'estate 2026 oppure nell'estate del 2027. Ne abbiamo già parlato in un altro contenuto che vi lascio poi linkato qui sul nostro canale. Se continua così Aleksandar Stankovic direi che l'Inter dovrà per forza riportarlo a casa, sia perché è un giocatore del vivaio, sia perché è una cifra importante, 23-27 milioni, ma in linea anche con il tipo di investimenti che sta facendo l'Inter di Octree, ma è anche un giocatore che per caratteristiche manca già in questo momento al centrocampo dell'Inter. Quindi occhi su Aleksandar Stankovic al Club Brugge, l'Inter lo sta monitorando, degli osservatori sono stati a visionarlo anche nelle ultime partite di Champions e una di campionato, non solo lui, visto che il Club Brugge è una squadra con cui l'Inter ha dei rapporti e in cui ci sono giocatori da tenere d'occhio, e questo quindi era un po' il punto in cui mi sembrava comunque doveroso segnalare anche quello che al momento è quello che scatena di più le fantasie e l'attenzione dei tifosi interisti. Fatemi sapere quali giocatori state monitorando anche voi dell'Inter in prestito, se state visionando tutti questi, quanto è utile questa rubrica Interista on the road che ci avete chiesto tantissimo, quindi ho deciso di riportarvela durante questa sosta per le nazionali. Vi aspetto nei commenti, ne parliamo anche nel club di Passione Inter, quindi vi aspetto www.passioneinter.club, mi raccomando, per entrare a far parte della nostra grande community con interisti da tutto il mondo. E vi lascio con un altro approfondimento, come detto, in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.